E se ti dicessi che nel tuo computer possono starci 2, 4, 6, 10 sistemi operativi diversi? No, non ho scambiato il borotalco con la boliviana, e se stai anche pensando che si tratta di roba soltanto per informatici smanettoni, beh, nuovamente ti sbagli di grosso, ci riuscirebbe persino quel ciccione del mio gatto. Lui. E vuoi ammettere tu allora di essere meno capace di un gatto sovrappeso? Dai, neanche a discuterne, lo devi guardare per forza sto video. Il nome di questo magheggio è virtualizzazione, anche se visto il titolo avrei dovuto forse parlare di macchine virtuali, ma poco fa, anche perché nei prossimi minuti le tratteremo entrambe, dato che sono poi una figlia dell'altra, e comunque ad ogni modo ho già postato il video, per cui ce ne faremo una ragione. Pertanto, people, a meglio orecchi, quest'oggi si torna a fare divulgazione dei fondamentali di informatica, roba che interessa a tutti, quindi nessuno escluso. Oltre che, detto in confidenza, quanto vi spiegherò nei prossimi minuti potrebbe cambiare per sempre il modo in cui fruite del vostro computer. Esagerato, dite bello? Scoprirete tra pochissimi. Giusto il tempo di un secondo per ricordarvi come sempre di followarci su tutte le nostre pagine social e di iscrivervi al canale per supportarlo attivamente, attivando anche altrettanto la famosa campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Ogni giovedì ore 12:30. Quest'oggi niente panegirici, people, l'argomento in essere si fa dar del lei a necessito della piena potenza dei vostri neuroni. Noti prettamente con l'acronimo di VM Virtual Machine, le macchine virtuali sono un elemento di fondamentale importanza nel mondo dell'informatica per una serie di ragioni che vedremo tra pochissimo, ma dovendone trovare una definizione diciamo specifica, potremmo dire che si tratta di emulazioni software di sistemi informatici che consentono l'esecuzione simultanea di più sistemi operativi su di una sola macchina fisica. What? Detto in soldoni, una macchina virtuale è un sistema operativo al 100% fatto e finito e in grado di funzionare all'interno di un altro sistema operativo. Punto. Com'è possibile? Grazie ad una cosuccia chiamata virtualizzazione. In linea generale, volendo anche qui dare una definizione più tecnica, la quale però tranquilli andrò a spiegare molto meglio tra pochissimo, la virtualizzazione consiste nell'astrazione delle risorse fisiche di un computer o di un server al fine di convertirle in pool di risorse virtuali funzionanti come quelle fisiche su cui si basano. Il vostro computer, quello che avete in casa e che probabilmente state utilizzando per guardarmi in questo momento, è composto da una parte hardware, quindi proprio i pezzi che lo costituiscono, e quindi RAM, processore, scheda video, scheda madre, alimentatore e quant'altro, e da una software che idealmente facciamo corrispondere con il sistema operativo, e che siamo Linux, Mac, Windows o quello che vi pare, non fa alcuna differenza. Chiaro fin qui? In linea di massima, un computer, inteso proprio nella sua tangibilità fisica, è in grado di contenere e far funzionare un solo sistema operativo per volta, o questo almeno in teoria, perché appunto grazie al concetto di virtualizzazione è possibile ospitare e far funzionare anche più sistemi operativi contemporaneamente sotto forma di macchine virtuali. Nel computer alle mie spalle, come vedete, è installato Windows 11, ma se volessi potrei creare ed avviare anche macchine virtuali con Windows 7, XP, Linux e tra l'altro singolarmente, oppure perché no, anche tutte insieme. Concettualmente potremmo intendere le macchine virtuali come piccole scatoline contenenti ciascuna al suo interno un diverso sistema operativo, le quali tutte assieme dimorano all'interno di una più grande scatola, il vostro sistema operativo, ovvero diciamo il sistema operativo principale di quel dato computer. E la chiave di volta per capire tutto questo concetto è proprio la virtualizzazione, un qualcosa che però riesce difficile da comprendere a molta gente, per cui spiegone con esempio. Mettiamo il caso di un computer dotato di un processore a 6 core, 16 GB di RAM e 500 di disco rigido, sparo a caso, mi raccomando. Ecco, l'astrazione consiste nel prendere metaforicamente queste risorse fisiche tangibili e convertirle in virtuali, di modo da poterle distribuire secondo necessità alle diverse macchine virtuali. Decidendo ad esempio di dare a quella con Windows 7 2 core CPU, 4 GB di RAM e 100 GB di disco, all'avvio della stessa il sistema operativo ospitante, quindi mettiamo il nostro Windows 11, non potrà più contare su di un processore a 6 core con 16 GB di RAM e 500 di disco rigido, ma bensì su 4 core, 12 GB di RAM e 400 di disco rigido. Questo perché le macchine virtuali condividono tra di esse il sistema operativo che le ospita, la potenza e le risorse fisiche del computer stesso, ma solamente quando sono accese.
Ancora non vi è chiaro? Facciamo l'esempio di una coppia di gemelli che hanno lo stesso peso e la stessa altezza del padre, praticamente fotocopiati. Quest'ultimo ha nell'armadio 30 magliette, 20 pantaloni e 15 paia di scarpe. Un giorno i figli se ne vanno in campeggio portandosi via, ciascuno 10 di tutto, e facendo sì che al padre restino quindi soltanto 20 magliette, 10 pantaloni e 5 scarpe. Fin qui ci siamo, no? Matematica elementare. Ebbene, soltanto nel momento in cui essi faranno ritorno riconsegnando il tutto, il padre rientrerà in possesso della sua roba. Allo stesso modo, quando noi andiamo ad avviare una macchina virtuale, non importa con quale sistema operativo, essa andrà a prendere in prestito una quantità specifica di risorse dal computer ospitante, una quantità che solitamente andiamo a decidere noi utenti finali, per poi andare a riconsegnargliela nel momento del suo arresto. In vero non so se sono riuscito a rendervi l'idea di cosa effettivamente sia questa benedetta astrazione, perché è davvero più difficile da dire che altro. Ad ogni modo resto ovviamente disponibile a tutti quanti e se avete qualche domanda fatemeli qui sotto nei commenti, ragazzi. Superata la parte più complessa, passiamo ora a rispondere a una domanda un pochino più light, quantomeno per allentare la tensione sui nostri neuroni. A cosa servono le macchine virtuali? Nate indicativamente verso la fine degli anni 60, vennero concepite con l'idea di massimizzare l'utilizzo dei mainframe, computer giganteschi e potentissimi, letteralmente potentissimi, in uso prettamente a livello aziendale per consentire l'esecuzione di più sistemi operativi contemporaneamente all'interno di una sola macchina fisica. Col passare degli anni il concetto di virtualizzazione si è poi ovviamente evoluto e con esso anche le macchine virtuali, arrivando a poter essere installate davvero pressoché ovunque, persino su smartphone e tablet e perché no, anche su smartwatch. E sebbene le destinazioni d'uso siano davvero tra le più disparate possibili, la loro principale applicazione si vede in ambito business nelle aziende, dove tra i numerosi vantaggi che apporta l'utilizzo delle macchine virtuali, in primo piano esse offrono la flessibilità, consentendo quindi la perfetta integrazione di sistemi virtuali all'interno delle macchine fisiche senza alcun rischio di interruzioni. E questo banalmente significa che se nell'azienda X per un qualche motivo dovesse smettere di funzionare un intero server, i tecnici del reparto IT potranno semplicemente ripristinare i backup delle varie macchine virtuali all'interno di un nuovo server e riprendere così a lavorare entro tempi ragionevolmente brevi. In secondo luogo, poi, come dicevamo, l'utilizzo di macchine virtuali permette di ottimizzare l'hardware, eliminando la necessità di server dedicati per ogni programma o funzione aziendale. Questo che cosa significa? Traducendo proprio terra a terra, tutti quanti abbiamo lavorato, credo almeno una volta, almeno un giorno in una qualche azienda già strutturata. Bene, in ognuna di queste ci sarà stato, non so, un gestionale, un server di documenti, un server per la gestione dei documenti, un server di posta elettronica e un server file, quindi diciamo un'area comune dove poter attingere e spostare dei file. Bene, in tutti questi casi probabilmente, anzi certamente, soprattutto nel caso di aziende più strutturate, più grandi, non si trattava di singoli server, singoli computer dedicati ognuno a un determinato compito, bensì di un server unico, quindi un computer molto più potente, all'interno del quale dimoravano diverse macchine virtuali, ciascuna assegnata a quel determinato compito. E questo per quale ragione? Perché appunto l'utilizzo di macchine virtuali favorisce un conseguente risparmio dei costi, efficienza energetica e riduzione dell'infrastruttura, dello spazio necessario all'infrastruttura, un elemento direi fin troppo sottovalutato. Altrettanto poi le macchine virtuali forniscono un ambiente sicuro per lo sviluppo e il test di programmi, aggiornamenti, software applicativi e tanto altro, permettendo all'operatore, diciamo, di sperimentare senza il rischio di intaccare il sistema sottostante. Esempio classico mai fuori moda, andiamo ad installare un aggiornamento o un programma apparentemente innocuo che però invece va a causare il malfunzionamento o il blocco generale dell'intero sistema operativo. E se questo capita su di un computer o macchina virtuale sulla quale gira roba importante, il problema è seriamente grave. Ciò non di meno, esattamente come vi ho detto a inizio video, benché la virtualizzazione sia in uso prettamente a livello aziendale, anche a livello privato può rivelarsi un eccellente alleato in tantissimi casi diversi. Ma dato che so che non mi state credendo, eccovi qualche esempio al volo. Vi piacerebbe riesumare dal cassetto titoli come Doom, Warcraft o Age of Empire, ma non potete farlo perché girano solamente su XP e voi adesso avete un computer con Windows 10 o 11? Macchina virtuale e via che siamo di ritorno al 2001. Volete installare un programma craccato ma temete qualche sorpresa? Per quanto io ovviamente non vi consigli di farlo, con le dovute precauzioni, anche qui macchina virtuale, e se poi alla fine salta tutto, beh,
Per lavoro dovete utilizzare programmi particolari che necessitano di lunghe e complesse installazioni e magari avete anche una sola licenza? Macchina virtuale su SSD portatile si vola che è un piacere. Desiderate o necessitate eseguire un qualche programma Windows su Mac o viceversa per lavoro o esigenze personali? Indovinate un po'? Macchina virtuale! Non fraintendetemi people, la virtualizzazione non è certo la soluzione a tutti i mali del mondo, ci mancherebbe altro, ma può davvero aiutarvi a rendere molto più facile, sicura ed interessante la vostra esperienza digitale. E per rispondere in ultimo alla domanda che so bruciarvi ora dentro al cuore, no, creare una macchina virtuale non è così difficile come state pensando. Certo, volendo può essere tirata su anche a mano, ci mancherebbe, ma in tal caso potreste incontrare non poche difficoltà procedurali, non ve lo nascondo. Ma esistono appositamente programmi, diciamo piattaforme create appositamente per aiutarvi nell'intero processo, come Parallels, VirtualBox, VMware, Hyper-V, UTM, OpenVZ e tanti altri. In conclusione, people, la virtualizzazione e le macchine virtuali rappresentano una tecnologia trasformativa che sin dalla sua nascita ha cambiato per sempre il panorama informatico. I vantaggi che offrono, tra cui flessibilità, riduzione dei costi, scalabilità e sicurezza, hanno spinto questa tecnologia a divenire una pietra miliare delle più grandi architetture informatiche del mondo. E sebbene questa tecnologia sia in uso prettamente a livello business, come abbiamo visto può rivelarsi un eccellente alleato anche in mano a dei semplici utenti privati. Per cui ora ditemi, miei cari IT supporters, ma Remma come suona male, devo cambiarlo assolutamente. Cosa ne pensate del video di oggi? Conoscevate già questa tecnologia? L'avete mai usata? Ma soprattutto, avete capito che cosa si intende col termine astrazione? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e come sempre, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12:30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale.